Giurare eterno amore, baciare la maglia, creare un vincolo con i propri tifosi e poi accettare la prima offerta migliore o addirittura vendersi agli acerrimi nemici. Il tradimento è uno di quei comportamenti che sta diventando sempre più comune nel mondo del calcio. I valori di un tempo sono stati soppiantati dal business e dal potere dei soldi. Tutto ciò sta comportando una disaffezione notevole nelle nuove generazioni. Nonostante l'abitudine nel vedere cambi di casacca clamorosi, vi sono state delle trattative che hanno portato a dei veri e propri terremoti sentimentali. Ecco le più emblematiche degli ultimi anni. Carlos Tevez ci aveva abituato a scelte non comuni. Da quando ha lasciato casa sua, la Bombonera era transitato al Corinthians prima e poi in Europa, ma non in una grande squadra, bensì al West Ham. Tutti questi trasferimenti sono avvenuti sotto la regia del suo agente, Kia Joorabchian. Dopo un anno a Londra passa al Manchester United, dove in 2 anni vince 2 Premier, un Community Shield e una Champions. Nel 2009 disputa la finale a Roma, ma perde contro il Barcellona di Leo Messi. Proprio dopo la finale avviene la rottura definitiva tra Carlitos e Sir Alex Ferguson. Dopo la finale di Champions a Roma mi aspettavo il nuovo contratto. Così non è stato, allora ho deciso che dovevo andarmene. Le voci sul suo trasferimento diventano incontrollabili. In particolare si vocifera di un interesse del Liverpool ad acquistarlo. Il suo agente spegne sul nascere questi rumors, dichiarando: Carlos non vuole andare a giocare per i Reds, adora i tifosi dello United e ha molto rispetto per loro. Il 20 giugno 2009 arriva la notizia che sconvolge Manchester. Per 29 milioni di euro Tevez passa al Manchester City. Questo trasferimento non fece che aumentare la tensione per le stracittadine di quella stagione. Una, in particolare, fu palpitante e ricca di colpi di scena. Tevez segnò una doppietta e Gary Neville, capitano dello United, si distinse per un poco elegante dito medio nei confronti del ragazzo di Fuerteventura. Il trasferimento di Carlitos sarà l'avvenimento che segnerà un cambio di gerarchie nella città inglese, portando la seconda squadra di Manchester via via a prendere il sopravvento sugli odiati cugini. Vladimir Stojkovic. A 17 anni è già nella Stella Rossa, con la quale vince il campionato nel 2005-2006. Poi se ne va all'estero, dove passa diversi anni fra Francia, Olanda, Portogallo, Spagna e infine Inghilterra. A Sudafrica 2010 con la Serbia neutralizza un rigore a Podolski, in occasione della gara vinta contro la Germania. Decide di rientrare a Belgrado e firma per gli odiati rivali del Partizan. Questo tradimento non viene visto di buon occhio dalla frangia più estrema della tifoseria della Stella Rossa. Infatti, in occasione della partita contro l'Italia a Genova, valevole per le qualificazioni ad Euro 2012, gli stessi ultras lo aggrediscono sul pullman diretto a Marassi. Vladimir, spaventato e piangente, si rifugia negli spogliatoi degli azzurri. Era considerato il re di Napoli. Con la maglia azzurra aveva segnato 36 gol in una sola stagione, rompendo un record che resisteva da ben 50 anni. Beniamino del pubblico, idolo dei ragazzini, il matrimonio tra il Pipa e Napoli era un idillio d'amore destinato a durare, ma inaspettatamente qualcosa inizia a cambiare a giugno del 2016. Il fratello di Gonzalo dichiara: il presidente non ha voglia di fare una squadra vincente e noi vogliamo vincere. Nell'ombra un club si sta muovendo a fari spenti, è la Juventus. La vecchia signora inizia un mercato straordinario. Pjanic, Dani Alves, Benatia, l'unica casella ancora mancante è quella del centroavanti, visto che a disposizione di Max Allegri vi sono solo Mario Mandzukic e Paulo Dybala. Si iniziano a sentire vari rumors, Cavani, Sanchez, ma nessuno sembra convincere fino in fondo la dirigenza. Poi, a inizio luglio, una clamorosa indiscrezione. La Juventus vuole Higuaín. Piovono le smentite di rito, ma Rotta e Paratici tentano effettivamente il colpaccio. Offrono Rugani e Pereira più 30 milioni. Aurelio De Laurentiis rifiuta la prima offerta bianconera. Allora la Juventus decide di pagare per intero la clausola rescissoria da 90 milioni di euro. Organizza le visite mediche in gran segreto a Madrid e finalizza il tutto prima dell'ultima data utile, il 30 luglio. Ovviamente il trasferimento genera sentimenti opposti in entrambe le tifoserie.
Giubilo e incredulità nella sponda bianconera, rabbia e dolore tra i partenopei. Anche a causa di questo trasferimento, le sfide tra le due squadre già tese di suo diventano esasperate. Celebre è quello che succede nel dicembre del 2017, quando Higuaín, dopo aver segnato l'ennesimo gol al Napoli, esulta in maniera provocatoria, cercando con lo sguardo Aurelio e Edoardo De Laurentiis. Cosa c'è di peggio di un ragazzo o una ragazza che mentre sta con te messaggia con qualcun altro che magari ti sta molto antipatico? È quello che è successo nella querela Lukaku. Infatti, secondo alcune indiscrezioni, Romelu è da marzo che è in contatto con la Juve. In particolare, mister Allegri ha corteggiato a lungo il centravanti belga, promettendogli che sarebbe stato al centro dell'attacco, il punto di riferimento della manovra bianconera. Lui, però, nel mentre ha giurato eterno amore all'Inter, con post e messaggi social. I nerazzurri hanno venduto Nana, non rinnovato Dzeko per poter avere le risorse finanziarie per finalizzare l'estenuante trattativa con il Chelsea. E proprio quando si era sul punto di chiudere, Lukaku e il suo agente sono spariti, hanno spento i cellulari e ignorato le chiamate dei dirigenti interisti e degli ex compagni. Un comportamento che non è proprio andato giù né alla dirigenza né ai tifosi, che una volta presa la situazione hanno chiuso completamente le porte a un ritorno del belga. Lukaku andrà effettivamente alla Juventus? Professerà profondo amore ai colori bianconeri come ha fatto con quelli nerazzurri? Bandiera e capitano del Barcellona, simbolo della lotta contro il potere di Madrid, mattatore nei festeggiamenti con canti e cori contro gli odiati rivali, e poi in un'estate tutto viene sconvolto. Il triangolo tra Figo, il Real e il Barcellona è quanto di più imprevedibile ci si possa attendere in sede di calciomercato, soprattutto partendo dal fatto che Luis stava bene a Barcellona. La sua famiglia amava la città e lui era perfettamente integrato nello spogliatoio. Ma quello di cui non era a conoscenza era che un suo consulente fidato ed ex calciatore, José Vega, era andato negli uffici del candidato alla presidenza del Madrid, un certo Florentino Pérez. Aveva ottenuto un contratto fuori mercato per il suo assistito e una ingente commissione per se stesso. In quel momento Pérez era uno dei tanti candidati, ma non era il favorito alla presidenza, anche perché il presidente in carica, Sainz, veniva dalla vittoria di 2 Champions League di fila. Per questa ragione la promessa di portare il suo assistito era alquanto vaga. Le cose cambiarono quando Florentino fu effettivamente eletto presidente. Da quel momento iniziò un vero e proprio tira e molla. Vega cercò in tutti i modi di convincere Figo. La dirigenza blaugrana bollò come fake news le voci sul suo approdo a Madrid. Ma poi una notte a Lisbona, Florentino Pérez finalmente incontrò Luis Figo, riuscendo a convincere lui e la signora ad accettare il suo corteggiamento. Nel giro di poche ore pagò la clausola rescissoria di 60 milioni di euro e si aggiudicò il fuoriclasse lusitano. Come potete immaginare, il clima durante il primo classico non fu dei più pacifici nei confronti del fuoriclasse portoghese. I tifosi blaugrana gli diedero del mercenario, tirandogli centinaia di pesetas finte. Inoltre, su un calcio d'angolo, avvenne un episodio celebre. Infatti, dagli spalti gli venne tirata da tale tante cose anche una testa di maiale. Addirittura, le forti proteste col lancio di oggetti obbligarono l'arbitro a sospendere la partita per ben 15 minuti. La partita finì 2-0 per i padroni di casa, ma più che per il risultato, quel match fu ricordato come il partito del cociniglio, proprio in riferimento alla testa di maiale lanciata dagli spalti. Figo è stato l'apripista di quella che venne definita l'era dei Galacticos. Lui, Zidane, Ronaldo, Beckham hanno segnato un'epoca d'oro al Real Madrid.